Qualche tempo fa pubblicai un video che raccoglieva sindromi psicologiche strane e rare. Una persona lo vide e si riconobbe in una di queste sindromi, la BID, Body Identity Integrity Disorder. Marco, lo chiameremo così anche se non è il suo vero nome, vorrebbe essere un disabile, vorrebbe che le sue gambe, che funzionano benissimo, non funzionassero affatto, vorrebbe star seduto su una sedia a rotelle per il resto della sua vita, perché questa è l'immagine mentale che lui ha di se stesso fin da quando è piccolo. La psichiatria descriverebbe il disturbo di Marco come un disturbo fittizio. Tuttavia lui, in età precoce, aveva anche fantasie di amputazione e questo in effetti rientra nel BIAD. Io e Marco ci siamo incontrati nel mio studio di Milano affinché lui stesso raccontasse la propria storia. Non perdetevi la seconda parte del video di questa intervista davvero esclusiva. Va bene Marco, allora io ho fatto un piccolo spunto introduttivo all'inizio per descrivere quello di cui andremo a parlare, ma vorrei che fossi tu a descrivere ciò che ti caratterizza così fortemente. Innanzitutto questo mio aspetto è cambiato nel corso della vita, si è manifestato dapprima nella prima infanzia, però non ben definito, e dopo ha assunto una connotazione definitiva nel periodo della preadolescenza, adolescenza. Inizialmente io avevo due aspetti. Uno, mi sentivo abbastanza a disagio in certe attività motorie e soprattutto le cose che implicavano la corsa, implicavano giocare a calcio, implicavano fare quello che facevano tutti gli altri, e nello stesso tempo da piccolo avevo un'attrazione particolare per le persone con le stampelle, prive di una gamba, eccetera, e molti miei sogni andavano in quella direzione. Molte cose che gli altri vedevano come drammatiche, io le vivevo come drammatiche sugli altri, ma verso di me avevo un desiderio di andare a scuola con le stampelle, fare attività in questo modo. E quindi anche l'amputazione di una gamba era una cosa che nel mio immaginario era una cosa che per me... Prima di tutto, lo consideri un disturbo? Cioè qualcosa che ha disturbato la tua vita? Io lo considero un disturbo nella misura in cui io, uno, non ho mai potuto realizzare questa cosa, e io dico per fortuna nell'infanzia, perché non era ben definita. Difatti nell'adolescenza questo disturbo è cambiato, nel senso che il mio corpo ha cominciato a piacermi tutto, inclusi gli arti inferiori, i piedi e tutto quanto, ma il desiderio che io poi ho sviluppato nel corso del tempo era quello della carrozzina, quindi di non poter usare le gambe. Questo desiderio è stato molto più forte del primo, quindi quello che a me è mancato è stato, e che è stata una frustrazione, è stato non poter vivere la vita che desideravo vivere, almeno dal momento in cui si è delineata bene. Ad esempio, nella prima infanzia io proiettavo questo mio desiderio sull'incompletezza del corpo, perché inconsciamente, poi facendo un piccolo percorso di autoanalisi mio, ci sono arrivato, inconsciamente io temevo di dover dipendere dagli altri. Quando attorno agli 11, 12, 13 anni cominciavano ad arrivare molte più informazioni sulla disabilità e ho scoperto che un paraplegico poteva essere indipendente, poteva essere autonomo, eccetera, il mio desiderio, anche dapprima legato alle prime fantasie e pulsioni sessuali, ma poi addirittura superiore a queste, è andato nella direzione della carrozzina, tant'è che tutte le volte che io mi alzavo la mattina come un disabile ha comunque il fardello della carrozzina, io invece non avevo questo e mi sentivo incompleto per questo. Quindi da una parte sapevo che non era una cosa normale questa, ma dall'altra parte quello che mi ha disturbato maggiormente non era il mio disturbo, per fare un gioco di parole, ma il fatto di non poter vivere nella condizione che io avrei voluto. Quindi, se non da disabile vero e proprio, poter dire da questo momento in poi vivo in carrozzina. Se tu avessi la possibilità, al di là delle leggi, di quello che è possibile o non possibile fare, utilizzeresti una carrozzina in maniera permanente? Sì, se potessi sì. Se potessi sì.
E ti faccio una domanda, come dire, nell'ambito morale, no? Del rapporto con la società. Domanda molto semplice, secondo te chi guarda questo video cosa pensa di te? Il fatto che tu voglia, come dire, simulare un'invalidità che sommaticamente non hai, non è un problema morale per te? Sì, molti degli aspetti che mi hanno, diciamo, creato più disagio, sono questi. Allora, in primis il fatto di non poterlo vivere, quindi questa è stata la cosa peggiore in assoluto, perché comunque c'era anche un'età in cui io avrei iniziato e quindi a me è mancata, come ad un disabile reale, manca tutta l'esperienza adolescenziale da persona normodotata. A me è mancata tutta la mia adolescenza, quindi il periodo dai 12-13 anni, per tutta l'adolescenza, che è un momento di crescita, in un corpo che mi rappresentasse, quindi in una condizione che mi rappresentasse, quindi in una condizione di una vita da paraplegico. Questo mi è mancato. Dall'altra parte, un problema, dei sensi di colpa, perché o comunque un forte disagio, perché io ne sono ben conscio, delle problematiche, che vivono, non solo fisiche ma soprattutto psicologiche, le persone che vi sono costrette contro la propria volontà, perché loro vorrebbero fare una vita piena, normale, eccetera, invece hanno questa limitazione. Quindi io di questo ne sono perfettamente conscio. Mi ha creato disagio questo e il fatto che non si può scegliere, perché io ogni tanto vedevo un ragazzo magari della mia età e dicevo: perché a lui e non a me, che per lui è una cosa insopportabile, io invece al suo posto, certo, pur con le problematiche fisiche che io conosco, anche indirette, che questa condizione porta, eh, io l'avrei sicuramente superata di più e sarei stato soprattutto nella condizione di vita, più idonea al mio modo di essere. E dall'altra parte il disagio maggiore, e da qui, è stata più che una fantasia, è stata quella di dire: no, io voglio essere così per davvero, perché se sono così per finta sembra che, uno, devo giustificarlo a tutti, due, sembra quasi un affronto ad altre persone. Quindi il discorso è: io non ho vissuto quello che avrei voluto vivere e non ho vissuto come avrei voluto vivere per una sola mera condizione di contesto sociale. Solo per quello, solo perché non ne avevo la possibilità. Noi siamo esseri razionali, tante volte io avrei voluto non avere nessuno attorno, avere un posto da solo, poter vivere così, ma poi tu esci di casa, vai in carrozzina, vai in giro, la gente ti chiede se è successo per davvero, se è una condizione reale, tu riesci a motivare. Se non è una condizione reale, è proprio eh, una cosa finta, ecco. Simulazione. Tu allora si è parlato, hai parlato anche tu, Marco, di disturbi, di un disturbo, la scienza psicologica, psichiatrica sta studiando questa condizione e siamo un po' a cavallo fra una spiegazione psicodinamica, per cui di fatto si reputa che le persone con BID possano essere, come detto in maniera molto semplice, così insicure da cercare una condizione tale da poter attirare l'attenzione, la stima, l'interesse degli altri. Per altri versi ci sono spiegazioni neuropsicologiche che hanno a che fare con delle connessioni, probabilmente anche di ordine, un problema anche magari di ordine genetico, per cui ci sono delle connessioni che portano a uno sviluppo neurologico che porta proprio a una rottura, diciamo, fra quello che è l'immagine corporea percepita e quella che è realmente un po', e diciamo che questa cosa si accavalla ad alcune altre problematiche diverse, tipo la transessualità, no? Il sentirsi in un corpo che non è quello corretto. Tu in maniera molto, molto semplice, che spiegazione ti sei dato di questa condizione? Visto parlavi anche della tua infanzia, perché è una cosa molto precoce. Io propendo molto di più per la seconda, per un semplice fatto che, la, co- la- la variazione di questa condizione, dall'utilizzo delle stampelle all'utilizzo della carrozzina, dal fatto di avere una completezza corporea pur non potendo utilizzare le gambe, che è la condizione reale che a me,
attrae, ma soprattutto che sento più mia, eh, il discorso di questo tipo di condizione è di essere autonomo, quindi quello che mi ha fatto andare verso una condizione leggermente diversa, per non dire diversa da quella che era quella reale, cioè dalle stampelle, un'amputazione alla paraplegia, era solo la questione dell'autonomia. Io voglio e vorrei comunque essere autonomo, quindi non è un discorso di attenzione su di sé, perché la cosa che più mi ha frenato è l'autonomia, cioè quando io pensavo che una persona in carrozzina non potesse essere autonoma, anche perché fino a qualche anno fa comunque era abbastanza così, perché tutto il mondo era concepito in modo che una persona che si muovesse in carrozzina fosse limitata ad accedere a tutta una serie di servizi, relazioni sociali, eccetera. Quando ho scoperto che invece si poteva, a me non interessa assolutamente, anzi non voglio la attenzione su di me, anzi so benissimo che se una persona vede due persone identiche, una in carrozzina e una in piedi, va automaticamente da quella in piedi, quindi so benissimo che anche l'attenzione su di me sarebbe stata limitata, quindi so benissimo anche che tutto questo avrebbe influito negativamente sulle relazioni sociali, sulla possibilità di uscire con gli amici, su tante altre cose, però la rinuncia di queste cose mi avrebbe dato una condizione di pieno agio con il mio corpo in tutte le altre condizioni. Ad esempio gli altri giocavano a calcio, io mi sentivo a disagio, gli altri mi prendevano in giro anche violentemente perché io ero diverso da loro, ma a me proprio non andava, io non avevo coordinamento motorio, non mi piaceva, ero a disagio, io avrei preferito essere in carrozzina e andare a fare due tiri sul campo da basket con gli altri e integrarmi in modo diverso. Questa cosa che dicevi del coordinamento motorio è un problema che hai appunto fin da giovane, ma l'hai indagata qualche spiegazione? Non lo so, tua mamma o i tuoi genitori, quelli che si chiamano i caregiver, ti hanno dato qualche indizio rispetto al fatto che hai iniziato a camminare in tarda età, c'è qualche motivo per cui c'è questa... Oppure ritieni che questo limite di deambulazione, questi piccoli problemi di deambulazione siano connessi al desiderio di non deambulare, per cui sia una specie di blocco psicologico che ti impedisce poi di deambulare in maniera ottimale? Dunque, due aspetti. Uno, io ho camminato perfettamente all'età giusta, quindi non c'è stato nessunissimo ritardo in nessun aspetto del mio sviluppo. Io ho camminato all'età giusta, l'unica cosa che non mi piaceva era fare i giochi che facevano gli altri bambini della mia età, quindi quello non mi piaceva. Crescendo, più crescevo e più il mio coordinamento motorio non è che era più che sbagliato, era come se io fossi perennemente a disagio nel mio corpo. Quindi sono stato seguito da tutta una serie di persone nelle visite di routine perché nessuno ha mai ritenuto di fare visite più approfondite perché non avevo nulla. Ho fatto visite private, tutto risultava tutto perfetto, dall'elettrocefalogramma, tutto. Poi ho sofferto moltissimo di cefalea che mi ha accompagnato tutta la vita, ma probabilmente anche questa è dovuta al disagio che vivo. Ovviamente agli specialisti di questa condizione non ho parlato perché molti medici della medicina generale, ufficiale, non psicologica, non psichiatrica, non sono in grado di comprendere questa problematica, anzi magari mi avrebbero anche, tra virgolette, curato peggio perché sembrava che io ero matto anziché avere qualche sindrome fisica. Il discorso quindi è questo, di fisico non è risultato niente, mentre io personalmente quando ho letto che questa sindrome può essere dovuta ad un problema di corteccia cerebrale, io posso anche propendere perché il confine tra la percezione del mio corpo e l'effettivo coordinamento motorio, ad esempio se io lancio una palla, la prendo al volo
con la racchetta da tennis non sono mai riuscito, infatti tutte queste cose in corsa non sono mai riuscito, quando mi siedo un coordinamento motorio migliora. Allora io penso che se da seduto io ho provato a giocare a basket in piedi e giocare a basket in carrozzina in alcune occasioni, la seconda sì, certo non sono un atleta, però la seconda innanzitutto, in primis la percezione che ho di me, cioè la prendo in una maniera ludica, in una maniera serena, anche gli errori. E quindi questa è la prima cosa, sentirmi a mio agio. Ma la seconda cosa di rimbalzo che io mi accorgo che anche il coordinamento motorio è maggiore. Quando ho provato a usare una carrozzina sia super leggera che sportiva, molte delle persone che erano con me avevano la percezione che io la usassi da sempre. Ed era esattamente la prima volta che io ho provato questa cosa, era esattamente come io me la sognavo. Quindi i sogni che io avevo a 12-13 anni, che poi sono arrivato a mettere in pratica 20 anni dopo, però era esattamente uguale, era esattamente come io me lo immaginavo. Quindi avevo una percezione reale di quello che era il muovermi in quel modo, pur non avendolo mai provato prima. E quindi il fatto di poter provare è stata una frustrazione ulteriore, perché da una parte mi ha fatto molto bene, perché per un momento di un'ora di partita piuttosto che 2 o 3 ore di simulazione mi sono sentito nei miei panni, ma finito questo aspetto è stato durissimo rialzarmi da un punto di vista psicologico, un pochino come ad un paraplegico reale, provi a farlo camminare 2 o 3 ore e poi lo rimetti in carrozzina. La frustrazione è stata molto simile. Questo tipo di frustrazione io ho cercato di indirizzarlo, infatti sono molto sensibile a certe problematiche, mi impegno attivamente per l'abbattimento delle barriere architettoniche, immagino e riesco a immedesimarmi in quello che possono provare le persone che realmente hanno questa problematica. Dall'altra parte questo mi crea ulteriore disagio, perché dico, perché loro, non io, è quasi come se ci fosse un'ingiustizia a monte, perché la sorte è stata mal distribuita.